Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo che belle sorprese stanno arrivando nella nostra vita nei prossimi 2 o 3 mesi. Questo è un interattivo che dura nel tempo, ovvero è valido qualsiasi momento lo guardiate e quindi esplora i 2 o 3 mesi successivi dal momento in cui guardate il video. Per chi non mi conosce, sono Ales di Mentitaro, sono una cartomante tarologa, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, per cui aiuto le persone che vogliono comprendere e potenziare i propri doni intuitivi, in modo da poterli utilizzare come una guida interiore nella loro quotidianità. Trovate in questo canale tanti suggerimenti, tanti tips, tanti esercizi per appunto aumentare e rafforzare la propria intuizione e anche per migliorare la lettura dei tarocchi in caso siate interessati, perché io considero il mazzo dei tarocchi uno degli strumenti più efficaci per aumentare la nostra connessione con l'intuizione. Ma andiamo avanti con la lettura di oggi. Abbiamo come sempre 3 varianti. La prima è con la fluorite verde, la seconda è con il quarzo rosa e la terza con l'agata azzurra. Potete fermare il video in modo da prendervi il vostro tempo per decidere con calma, sempre seguendo la vostra intuizione, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete saltare il video fino al punto, al capitolo in cui esploro la variante che voi avete scelto. Bene, e noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della fluorite verde. Vediamo subito le energie di questa sorpresa che sta arrivando a voi. E abbiamo una carta che si chiama Mending, che vuol dire riparare. Vedete, ci sono due piccole fatine che stanno cercando di riparare una fila di bandierine, in questo caso. Però, insomma, ricuciono dei legami fondamentalmente, oppure comunque riparano un qualcosa che si è rotto. È interessante come carta perché vuol dire che avete l'opportunità, la sorpresa che sta arrivando a voi, vi dà l'opportunità di ricucire dei legami che si sono rotti oppure comunque di riparare degli sbagli che sentite di aver fatto, comunque delle situazioni che si sono rovinate, che comunque sono arrivate a un punto ehm, di insoddisfazione, ecco, è possibile appunto riparare, tra virgolette, questa situazione in un modo da poter andare avanti nel proprio percorso. Questa carta è associata all'arcano della Regina di Spade. È interessante perché appunto la Regina di Spade è una persona che guarda lontano, vedete al canocchiale. È anche una persona che, come dire, un po' la sa lunga, ecco, nel senso che è molto saggia, che riesce a capire appunto le conseguenze delle proprie azioni, ha degli obiettivi in testa di lungo periodo, è molto strategica, in definitiva, e quindi appunto la bella sorpresa che vi sta arrivando vi dà l'opportunità appunto di riparare o di mettere a posto delle situazioni che si sono un po' come dire rovinate, o di ricucire dei legami che si sono un po' sbriciolati, appunto per permettervi di
continuare un percorso che vi porta appunto lontano con la regina di spade. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 3 di coppe, la temperanza e l'8 di spade. Beh, l'otto di spade sicuramente indica che in questo momento voi vi sentite in una specie di gabbia, come se vi sentiste bloccati. Vedete, questo angioletto sta chiuso in una gabbia, quindi sente un po', come dire, impossibilitato a muoversi nella direzione voluta. Però appunto la gabbia in realtà non è chiusa, è solo, come dire, una percezione la vostra, la percezione di non poter agire come volete, di non poter raggiungere i vostri obiettivi o di esaudire i vostri desideri, ma in realtà sono soprattutto le carte dicono che comunque la soluzione è a portata di mano, ecco. La temperanza conferma il concetto di riparazione perché è una carta di guarigione, di centratura, come dire, di sì, proprio riparare, di mettere a posto, di ritrovare un equilibrio nella propria vita, anche di miglioramento della comunicazione, dei rapporti con le altre persone e anche di guarigione delle proprie ferite. Il 3 di coppe mette in luce un aspetto sociale della questione, perché il 3 di coppe indica appunto vita sociale, soprattutto comunque relazioni con altre, con più persone, che aumenta, diciamo, crea dei legami a livello proprio emotivo. Insieme ho appunto l'impressione che attraverso la vostra vita sociale, le vostre conoscenze, i vostri legami con altre persone, avrete appunto la opportunità davanti a voi di riparare o ricucire un legame, soprattutto per molti di voi si tratta proprio di un legame affettivo, relazionale, che si era un po' rotto, mettiamola così, e avrete questa possibilità e sarà un'opportunità da cogliere, secondo le carte, perché appunto vi permetterà di uscire da questo senso di ehm, un po' ehm, no di chiusura, ma proprio di trappola in cui vi sentite, no? Vi sentite un po' in gabbia, potrete finalmente uscire liberi grazie a questa opportunità perché riuscirete appunto a ricucire i rapporti con un'altra persona o anche e soprattutto un gruppo di persone e questo vi permetterà non solo di uscire da questo senso di ingabbiamento che vi sentite, in cui vi sentite in questo momento, ma anche proprio di portare avanti in maniera molto più lucida degli obiettivi di lungo periodo, come mostra appunto la carta della regina di spade. Ehm, è un'opportunità da cogliere appunto perché vi permetterà appunto di ehm, avere una pianificazione più lucida per ottenere degli obiettivi appunto di lungo periodo, cioè sarà un'opportunità che
vi permetterà anche di avere degli effetti di lungo periodo benefici, mettiamola così, ecco. Questo in linea generale. Dal punto di vista relazionale, in particolare, questa carta, se per esempio vediamo dal punto di vista sentimentale, più che relazionale, attraverso degli amici riuscirete a risistemare un legame con una persona che appunto vi interessa e riequilibrare il rapporto, il che permetterà appunto anche di trasformare questo legame che sembra in questo momento rotto o comunque messo in pericolo, permetterà appunto in realtà di continuare più nel lungo periodo. Però appunto la regina di spade vi dice comunque di mantenere una visione lucida, nel senso, nel momento in cui decidete di cogliere questa opportunità per riparare il rapporto, fatelo in maniera diciamo lucida, nel senso non fatevi trascinare automaticamente da le vostre ferite interne che appunto si sono create nel periodo della rottura, nel senso non vi fate guidare dal vostro dispiacere o dal vostro risentimento, eccetera, bensì proprio cercate di ascoltare l'altra persona, l'altro punto di vista, apritevi magari al il concetto di perdono o comunque di equilibrio tra le parti, non fatevi appunto trascinare dalle vostre emozioni più egoiche. Ecco, anche la temperanza sta a indicare che bisogna essere un po' calmi, un po' centrati. Vedete, questa temperanza è particolare perché proprio pone l'accento su questo atteggiamento molto equilibrato, molto centrato, molto zen, no? Per un certo punto di vista. Dal punto di vista invece relazionale lavorativo, magari avete avuto dei problemi al lavoro avete fatto degli sbagli, se avete un business vostro, sentite che non riuscite ad andare avanti nella direzione voluta, vi sentite un po' in gabbia, bene, avrete l'opportunità attraverso delle persone che incontrerete nella vostra vita lavorativa, che possono essere dei colleghi di lavoro, che possono essere dei partner, nel vostro business, di aggiustare la traiettoria come dire, tra virgolette, riparare la situazione, rimettervi in carreggiata, per appunto avere una strada più sicura davanti a voi, più lineare con la regina di spade. In definitiva, le carte quello che raccomandano è di cogliere opportunità di riaggiustare una situazione, un disequilibrio nella vostra vita, un qualcosa che sembra non andare nel verso giusto e che verrà attraverso soprattutto le vostre conoscenze, le vostre cerchie sociali, i vostri network relazionali. Un'opportunità che potrà essere fruttuosa in generale o anche più nello specifico, dipende da ciascuno di voi, nel settore lavorativo, nel settore più sentimentale. Vediamo adesso cosa sono i compiti a casa con le carte degli archetipi e abbiamo il bullo. Il bullo è appunto l'archetipo di colui che
si approfitta un po' degli altri, ha una forma di abuso di potere, ehm, e quindi bullizza un po' se stesso o gli altri, dipende dal concetto. Qui la carta la leggo molto ehm, nel consiglio di non forzare gli eventi, nel senso che questa possibilità di riparazione può funzionare soltanto se sinceramente voi siete in grado di offrire qualcosa all'altra persona o comunque di capire il punto di vista dell'altra persona, quindi senza esercitare pressione emotiva, come dire, senza esercitare una specie di aggressività passiva, ecco. Cercare sinceramente di offrire la vostra disponibilità, la vostra mano aperta all'altra persona, e questo permetterà appunto di riparare una situazione che si è un po' deteriorata, o una relazione che si è deteriorata. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video. Vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di condividerlo con chi può essere interessato a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella con il quarzo rosa. Mirra, la mia cagnolina, vi saluta, ha voluto raggiungerci. Dunque, vediamo subito le energie generali di questa variante e abbiamo la carta Time for a Nap. Questa è una carta che indica che è tempo di riposare. Riposare vuol dire ricaricare le batterie, vuol dire prendersi una pausa dai nostri doveri e anche darci il permesso di sognare, di avere appunto dei progetti, di far crescere i nostri sogni. Quindi la sorpresa che sta arrivando a voi vi permetterà appunto da un lato di riposare dai vostri doveri quotidiani e dall'altro di far crescere i vostri sogni, dargli nuova vitalità. Vediamo adesso la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il paggio di coppe, infatti, che è una carta di immaginazione, di idea, di ispirazione. Il pesce nella coppa indica proprio un'intuizione, una ispirazione che viene verso di voi. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo l'eremita, il 2 di coppe e il 3 di bastoni. È veramente interessante perché indica che fondamentalmente l'eremita riprende un po' il concetto del è tempo di riposo, perché appunto vi consigliano le carte di cogliere questa opportunità di stare un po' di concentrarvi su voi stessi, di cercare di riflettere un po' su voi stessi. Vedete, questa ragazza sta fondamentalmente pescando dalla cima di un faro nel mare, come se cogliesse questi pesciolini, queste ispirazioni che sono disegnate nella carta del paggio di coppe. Ehm,
Dall'altra parte però c'è la possibilità appunto di fare una partnership, di lavorare insieme a un'altra persona per poter far crescere un vostro sogno, visto che stiamo parlando appunto di sogni con questa stesa. Dunque, in generale direi appunto che se da un lato l'eremita sta indicando che è un periodo, avrete l'opportunità di avere un'idea, un'ispirazione importante per far crescere i vostri sogni, dall'altro vi sta dicendo poi di implementare questa idea, di porla in azione attraverso una persona che vi sta accanto, che comunque già conoscete, con cui vi trovate molto in sintonia con il 2 di coppe. Vedete che addirittura qui ci sono due gemelli, quindi proprio indica questa sintonia anche a livello proprio caratteriale, ehm, qualcuno con cui vi capite immediatamente. Questo vi permetterà appunto di far crescere il vostro sogno in maniera concreta con il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è proprio l'investimento, il mettersi in moto per appunto far crescere qualcosa. Questa ragazza sta mettendo in mare la nave che le porterà appunto indietro poi il frutto del proprio investimento. Quindi diciamo in generale appunto la bella sorpresa che vi attende nei prossimi 2 o 3 mesi è di avere un'idea importante per voi, per i vostri sogni, un'ispirazione, di iniziare un cammino che vi piacerà molto. Ehm, Questa opportunità, questa sorpresa, questa idea vi arriverà in un momento di riposo, nel senso che potrebbe essere durante una vacanza oppure mentre vi dedicate a voi stessi un momento di relax, magari in solitudine, come indica l'eremita, magari mentre passeggiate in un bosco oppure comunque fate un'attività rilassante e magari appunto ehm, dedicandovi a voi stessi. E vi dice appunto di investire però in questa idea insieme a qualcuno con cui vi trovate molto bene, che vi permetterà appunto di farla crescere. È interessante proprio sequenza di carte dall'eremita che indica un po' il numero 1 al 2, poi al 3. Invece se parliamo di lavoro è soprattutto una stesa, secondo me, che è dedicata a coloro che hanno un'attività, che sono magari freelancer o comunque liberi professionisti, perché l'eremita un po' è diciamo il rappresentante di questo tipo di figura professionale e vi sta appunto dicendo che avrete l'opportunità di investire nella vostra attività attraverso appunto la partnership con un'altra persona. Avrete questa opportunità, questa idea in un momento appunto in cui vi rilasserete, magari avrete ehm, meno clienti o meno attività da fare, appunto, anche magari proprio durante una vacanza, avrete questa opportunità, questa idea che vi permetterà poi di investire nei vostri progetti, nella vostra attività. Se invece si parla di relazioni sentimentali,
Per chi è single vedo appunto l'opportunità di incontrare qualcuno con cui sarete molto in sintonia e di avere appunto una frequentazione che cresce nel tempo. Sarà proprio un invito, una proposta di un'uscita con il paggio di coppe che appunto arriverà in un momento in cui sarete rilassati e soprattutto che vi permetterà di avere fantasia, di sognare anche ad occhi aperti su questa possibile storia. Quindi diciamo che a prescindere dal settore in cui si leggono queste carte, per tutti coloro che hanno scelto questa variante è tempo di sognare ad occhi aperti, con appunto la carta dove c'è questa luna. È tempo di concentrarsi sui propri sogni, di farli crescere, di non avere paura, magari di non essere, come dire, al momento estremamente attivi nei propri sogni, perché avrete l'idea giusta in questi 2 o 3 mesi e potrete implementarla grazie a delle persone accanto a voi con cui vi trovate molto bene, che vi permetteranno appunto di farla crescere, di investire in questa opportunità, in questa sorpresa che vi arriva, sia che sia a livello sentimentale, sia che sia a livello lavorativo, sia più in generale un'opportunità, un progetto, un'idea che vi sta a cuore. In tutti i casi comunque è qualcosa che vi permette di sognare, che vi stimola le emozioni, perché il paggio di coppe è proprio un'idea, un'intuizione, un qualcosa che stimola la vostra immaginazione, la vostra fantasia. Quindi le carte vi consigliano appunto di seguire questa idea, questa intuizione che vi arriverà e di come dire, seguirla e di investire in questa intuizione, in questa idea, perché sarà quella giusta. Vediamo adesso i compiti a casa con le carte degli archetipi e abbiamo il full, cioè il matto, che è un po' diverso dal matto dei tarocchi. Qui si intende senso dell'assurdo, senso dell'umore. Ho l'impressione, cioè in questo caso, credo che vi dica di prendere tutto con molta più leggerezza, di non caricare questo momento con emozioni negative forti, eccetera, ma di prendere tutto un po' anche con un senso di autoironia, diciamo. Ehm, il paggio di coppe è proprio anche una carta di leggerezza, di prendere tutto un po' come quando si era bambini, no? Prendere tutto un po' come un gioco, ecco. Direi che questa carta del full stressa proprio questo punto. Seguire la vostra intuizione senza sentirsi sovraccaricati di responsabilità, di dubbi, eccetera, semplicemente fare crescere i vostri sogni, un po' come quando eravamo bambini, no? Che giocavamo, pensavamo di fare l'astronauta e ci credevamo anche. È la stessa cosa, credete nei vostri sogni, credete nelle vostre intuizioni, seguitele perché avrete dei frutti di lungo periodo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e condividerlo se conoscete delle persone che possono essere interessate a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao!
Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'agata azzurra. E vediamo subito le energie generali di questa variante. Abbiamo la carta del caos e del conflitto, che è un po' come la torre, no? Che mette tutto sopra, tutto a soqquadro, mettiamola così, che è accompagnata dal 2 di spade, mentre le altre carte sono il 3 di denari, il cavaliere di spade e il 10 di denari. Dunque, in questo periodo, nei prossimi 2 o 3 mesi, avrete l'opportunità di smuovere le acque, perché io vi vedo in questo momento nella energia del 2 di spade, cioè il 2 di spade è una carta un po' di blocco, di dubbi, di ehm, incapacità di muoversi, perché appunto siete come indecisi ehm, su che strada prendere. Invece arriverà a voi l'opportunità di eliminare questi dubbi e finalmente di agire nella direzione che voi deciderete, perché la carta appunto del caos e del conflitto toglie un po' quel blocchi in maniera anche veloce, in maniera anche un po' inaspettata, ehm, mette un po' tutto sottosopra, sia a livello mentale, cioè nella vostra testa, sia a livello nella situazione in cui vi trovate in questo momento. Potete sentirvi appunto come di fronte a un bivio, non sapere quale strada prendere. In questo caso avrete appunto l'opportunità di togliere tutti i vostri dubbi e di scegliere la strada migliore per voi. Ehm, Questa, diciamo, opportunità di smuovere le acque, di togliere gli ostacoli sia nella vostra testa che davanti a voi, prende un po' la forma del cavaliere di spade, che è un'energia molto veloce di cambiamento, di comunicazione. Potreste ricevere appunto una comunicazione che vi permetterà appunto di finalmente prendere le redini in mano e ottenere i risultati che aspettate. Qui ci sono 2 carte di denari e sono interessanti perché parlano proprio di costruzione e di crescita. Abbiamo il 3 di denari che indica appunto che da un periodo di costruzione, di iniziale cammino, di una fase iniziale di cooperazione magari con altre persone in cui cercate di costruire un progetto, passerete a proprio al 10 di denari, che è una carta veramente di successo anche di lungo periodo, di fondamenta, di creare proprio delle basi solide nel vostro progetto o per il vostro obiettivo. Quindi io direi che in generale posso dire che vi trovate in una
attualmente in una situazione dove state collaborando anche con altre persone per un obiettivo, per un progetto che avete in mente, però vi sentite appunto pieni di dubbi, bloccati su come muovervi, su come procedere, e probabilmente vedete che la crescita è lenta e non efficace, non veramente produttiva. Bene, in questi 2 o 3 mesi avrete una comunicazione, oppure anche un atteggiamento molto più assertivo, che vi permetterà poi di togliere tutti i dubbi nella vostra testa, di eliminare degli ostacoli anche proprio reali, fisici, che sono davanti a voi, al vostro progetto, per riuscire poi a costruire un qualcosa, ad ampliare appunto il vostro progetto con il 10 di denari. Il 10 di denari indica anche appunto una crescita che si espande nei confronti anche delle altre persone nella comunità, quindi non è come dire, un progetto diventa da un piccolo gruppo che tocca poche persone, si espande con una forte comunicazione a tante altre persone. Il cavaliere di spade indica proprio anche una ventata di vento, no? Che amplia la comunicazione del vostro progetto. Questo diciamo in linea generale. Al punto di vista lavorativo, proprio c'è come la collaborazione con un piccolo nucleo di persone nella costruzione di qualcosa. Qui si vede chiaramente sta bambina che collabora con degli uccellini per costruire un fiore, no? Con i mattoni e tutto quanto, quindi c'è proprio l'idea di una fase iniziale di un progetto che state mettendo in piedi con altre persone, e che riuscirà ad espandersi in questi 2 o 3 mesi grazie a un forte cambiamento che sicuramente ha anche, come dire, delle origini esterne, ma è la proprio anche un cambiamento mentale, come se voi vi limitaste nella vostra testa a livello lavorativo, come se non ci credeste abbastanza, invece cambiate un po' parametri mentali e riuscite ad espandere le vostre attività, soprattutto a livello di comunicazione, mi dà l'idea, riuscite a migliorare questo aspetto che evidentemente vi condiziona, che vi tarpa un po' le ali. Invece riuscite a migliorare la vostra comunicazione, a portare dei forti cambiamenti, e questo permetterà al vostro progetto lavorativo di espandersi e di crescere. Ehm, è un periodo veramente di forte crescita, dovuto appunto al buttar giù un po' di limiti mentali che vi trovate nella vostra testa. Dal punto di vista sentimentale c'è la vostra storia, qualcuno che state frequentando che ehm, si consolida in questo periodo, magari buttando giù un po' di paure e di ansia che avete voi, e che è rappresentata dal 2 di spade. C'è un ribaltamento un po' di tutta la situazione, che permetterà appunto una crescita della vostra relazione, un cambiamento in cui voi vi trovate ad essere, a comportarvi in maniera molto più assertiva rispetto a prima. È come se riusciste a liderare, a condurre la relazione verso una espansione, verso un consolidamento, in maniera anche appunto veloce, con un miglioramento della vostra comunicazione e soprattutto dei vostri parametri mentali. Io vi vedo molto insicuri in questo momento,
pieni di dubbi, di punti di domanda nella vostra testa, bene, questi dubbi, queste paure, questi ehm, pensieri che vi limitano, riuscirete a buttarli giù e questo vi permetterà una comunicazione anche molto più chiara, molto più efficace con il vostro partner e permetterà un'espansione della relazione. Quindi in generale in questo periodo la sorpresa che riceverete è quella di poter buttare giù le vostre paure, i vostri limiti, i vostri parametri mentali. Questo vi permetterà di far crescere il vostro obiettivo, la vostra strada, il vostro cammino nella direzione voluta, grazie anche e soprattutto a un miglioramento a livello comunicativo, direi, più o meno in tutti i casi, in tutti i settori, perché il Cavaliere di Spade, soprattutto in questo mazzo, è molto legato alla comunicazione. E anche a chiarezza mentale, un po' come se spazzasse le nuvole questa ragazza e scrivesse appunto la propria storia, ecco. Quindi si toglie tutte i dubbi, le insicurezze e comincia a scrivere la propria storia da sé e questo porterà sicuramente ad espandere il proprio progetto e a consolidarlo. Vediamo adesso i compiti a casa con le carte degli archetipi e abbiamo la femme fatale. Beh, questa è una bella carta perché è una carta di carisma, di attrazione, di ehm, come dire, di essere charmant, ecco. Nel senso che appunto in questo periodo questa carta vi sta consigliando appunto di ehm, utilizzare le vostre qualità, il vostro carisma, perché lo avete, di credere in voi, nel vostro potere di attrazione, nel vostro potere di leadership nei confronti degli altri, però in maniera, come dire, più persuasiva che aggressiva, cioè non vi sta dicendo di convincere o di liderare o di condurre le persone accanto a voi nella direzione che voi volete in maniera, come dire, aggressiva, bensì proprio in maniera convincente, aumentando la vostra comunicazione, facendo capire il valore delle vostre proposte. Esercitate il vostro charme, ecco, questo è il concetto perché secondo le carte ne siete ricchi. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto condividerlo con le persone che potrebbero essere interessate a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao!